Salve signori, benvenuti. Lo so, è passato parecchio dall'uscita dei nuovi capitoli di Deltarune, ma mi sentivo in dovere di fare un video per fare un po' di considerazioni e ovviamente per correggere il tiro, dato che con quello di Gaster sono andato leggermente fuori traiettoria. Innanzitutto sappiate che questo video l'avevo scritto abbastanza caldo, poi l'avevo registrato, ma dopo qualche settimana ho deciso di riscriverlo quasi da zero per integrare al meglio alcune informazioni che ho trovato su internet solo una volta finito di guardare il gameplay del gioco. Tra parentesi, sì, sapendo che probabilmente ci sarebbero state scene un po' inquietanti, non ho giocato personalmente. Comunque, iniziamo dalle mie impressioni sui nuovi capitoli. Allora, innanzitutto, storia principale, spettacolare, niente da aggiungere. Per quanto riguarda il Dark World, quello del capitolo 4, nonostante fosse un po' buio e meno vivace degli altri, mi ha soddisfatto appieno. Lo metto alla pari di quello del capitolo 1 e sotto solo Cyberworld. Quello del capitolo 3 invece, a primo impatto mi è parso piuttosto lungo e ripetitivo, caratteristiche principalmente dovute al fatto che circa 2 ore di gioco ci si ritrova a giocare in The Legend of Ten, che è molto diverso da tutto il resto del gameplay. Una volta che avevo visto quello e il successivo takeover di Tenna, che carico con molto stress, pensavo che il capitolo fosse quasi finito, e invece continuava ancora per molto. Se l'avessi saputo prima mi sarei fatto una lunga pausa prima di andare avanti. Invece mi sono sovraccaricato di stress e sono stato parecchio male. Insomma, alcuni accorgimenti sarebbero stati necessari. Ora iniziamo con una serie di domande e risposte per analizzare meglio il gioco. La prima giustamente è: della mia teoria di Gaster, cosa ho azzeccato e cosa invece ho cannato di brutto? Beh, innanzitutto ovviamente, nonostante tutti gli indizi puntassero verso di lui, alla fine Gaster non è il villain del gioco. Ma dopo ci arriviamo. Però Gaster potrebbe non essere nemmeno il tizio nascosto dietro l'albero, perché nel terzo capitolo questo parla e afferma di aver visto verificarsi l'era glaciale. Insomma, Gaster difficilmente è così vecchio. Tuttavia in alcune cose ci avevo azzeccato. Innanzitutto per vari motivi rimane estremamente probabile che Gaster sia la voce che a inizio gioco chi ricrea il personaggio, che tra l'altro ricompare anche alla fine del quarto capitolo, complimentandosi col giocatore per aver raggiunto la metà del gioco e dicendo che il suo Deltarune sta ancora aspettando. Però di quel video di 23 minuti l'intuizione finale, nonché penso la più importante, l'avevo azzeccata. E leggete attentamente le parole dell'annotazione 17. Dark, darker, yet darker. Dark, Dark World. Gaster stava facendo degli esperimenti sul Dark World già in Undertale. Nessuno ci ha mai pensato? Perché a definitiva riprova di ciò, durante la messa il coro canta delle ombre che tagliano in profondità e degli eroi che ci salvano. E ovviamente ombre che tagliano in profondità, ossia The Shadows Cutting Deep, è identico a The Shadows Cutting Deeper dell'annotazione 17 di Gaster in Undertale. Il discorso di darsi all'inizio del capitolo 3 spiega poi anche il significato di letture di fotoni negative, dato che i mondi oscuri si formano quando si toglie luce dove già non ce n'è alcuna. Quindi, dato che i fotoni sono le particelle di luce, dove si tolgono fotoni, ma già non ce ne sono, andando in negativo. Geniale. Ma allora, chi è l'antagonista del gioco se non Gaster? Ebbene, un personaggio che mai mi sarei aspettato avere un ruolo principale nella storia. Carol Holiday, mamma di Noel e sindaco di Hometown. Se ne aveste colto questo dettaglio, eccovi il riassunto. Infatti, a casa di Noel, Chris, dopo essersi strappato il cuore, parla al telefono con qualcuno. Questo è di sicuro il cattivo del gioco, dato che menziona una fontana oscura nella chiesa e un sacrificio della polizia, ordinando anche a Chris di non lasciare che Susie prenda la chitarra.
Chris richiama poi al telefono un individuo che parla allo stesso identico modo, quindi praticamente è sicuro lo stesso, dicendogli che Susie ha preso la chitarra. La voce al telefono risponde: sto arrivando. Chi arriva in casa? La mamma Noel, che toglie di mano la chitarra a Susie e la caccia fuori. Abbastanza facile fare 2 più 2, insomma. A riprova che Carol sia l'antagonista, ecco altri elementi. Prima di far andare via anche Chris di casa, gli ricorda: tu sei sempre il benvenuto. Con la parola tu scritta in rosso, proprio come la frase detta al telefono, Susie non deve prendere la chitarra e indicare che sa della distinzione tra chi sia il giocatore, proprio come lo sa la voce al telefono. Nella cantina di Carol, inoltre, in sottofondo c'è Mus Smile, che è lo stesso suono che si sente fuori dal bunker. Ok, prossima domanda. Ma allora chi è il cavaliere? Di sicuro non è Chris come ci si poteva aspettare, dato che il cavaliere a sorpresa compare in entrambi i nuovi capitoli e affronta i protagonisti. Considerando però che l'antagonista è Carol e che il cavaliere ricorda molto simile alle sue, ci sono 2 strade molto plausibili. Che Carol stessa sia anche il cavaliere, il che però sarebbe strano considerando che il cavaliere compare in chiesa poco tempo dopo che lei è entrata in casa e ha iniziato a sgridare Noel. Oppure che Des sia il cavaliere, che però sarebbe strano considerando che implicherebbe probabilmente che Carol stessa stia sfruttando sua figlia. La mia analisi inizialmente si è fermata qui, ma poi ho trovato una risposta abbastanza definitiva su internet, mi sembra, prendo a caso un post di Reddit. Un qualche Sherlock Holmes di turno infatti ha scovato un piccolissimo, apparentemente insignificante dettaglio in camera di Des. Il mouse del suo computer è attaccato a sinistra, quindi lei è mancina. Fin qui dice ok, ma il cavaliere è mancino. Quindi ecco, peccato perdere un po' quell'elemento di incertezza e suspense, ma a sto punto rimangono veramente pochi dubbi. Des è quasi certamente il cavaliere. Ora, ci sarebbero tantissime altre domande da fare, ma ce n'è solo un'altra che mi interessa prima di passare ai teaser del prossimo capitolo. Qual è il tragico finale della profezia che Ramsay sa e Susan avvertitamente scopre, ma Chris no? Beh, intanto è molto probabile che implichi il sacrificio di qualcuno. E tra tutte le ipotesi, quella su cui punterei è la morte di Ramsay. Ma poi, questo approfondirebbe il complesso di inferiorità che Ramsay mostra avere nei nuovi capitoli. Non solo non si sentirebbe un amico sufficiente perché non può stare con Chris e Susie nell'Ightworld, ma anche perché non potrebbe proprio essere il loro amico a lungo. Anche se in realtà le parole di Ramsay su cui ho basato il discorso sono al plurale e si riferiscono a tutti i Darkner. Non possiamo fare tutto, quindi se mai dovesse sentire che non siamo abbastanza, dimenticateci e fatevi dei veri amici, ok? È forse possibile che per salvare il mondo l'unico modo sia chiudere la fontana principale distruggendo il Dark World? In realtà è abbastanza improbabile, visto che nella versione della leggenda che narra lui, Ramsay parla di equilibrio tra luce e buio, che ok che con Roling avrebbe detto spostato da una parte, ma eliminando il mondo oscuro avrebbe detto spostato dall'altra. Quindi mi tengo sull'ipotesi del 6. Bene, ora, quali indizi ci sono su cosa accadrà nel capitolo 5? Guardando un gameplay, a parte che ovviamente sarà ambientato un giorno del festival, stranamente non ho trovato nulla, ma per fortuna internet è venuto in soccorso. La principale anticipazione è infatti data da Gerson durante la boss fight segreta contro di lui, che appunto non avevo visto guardando il gameplay. Durante la battaglia, infatti, Gerson riassume i primi 5 capitoli del Signore dei Martelli, dove ogni capitolo è un adattamento delle vicende del corrispettivo nel gioco. La descrizione del quinto è:
Capitolo 5. Il campo di rosa e oro. Il vasto giardino è incenerito da un incendio di gelosia. Insomma, si capisce che avevano loro principale Asgore e i suoi fiori. E probabilmente la fontana verrà aperta proprio nel negozio di fiori. Chissà perché il cavaliere dovrebbe voler aprirne una proprio lì, però. Ma c'è ancora un altro possibile spunto. Torniamo infatti all'uomo dietro l'albero. Nel capitolo 3, infatti, questo dà indizi sui luoghi dove è possibile trovarlo negli altri. So che non c'è bisogno di portare il discorso per intero, ma chi se ne frega, facciamolo lo stesso. Ti dirò la mia agenda. Ascolta attentamente. Di giovedì vado a vedere le ciambelle. Di venerdì butto gli avanzi nel cassonetto della spazzatura. Di sabato le lascio raffreddare sul davanzale. Di domenica mieto il grano. Trattieni il respiro, vai a sinistra e conta all'indietro fino a 100. Innanzitutto, il fatto che nel capitolo 5 si parli di grano, che è una pianta, rinforza l'idea della centralità del negozio di fiori di Asgore. Ma soprattutto, come avrete notato, l'uomo assegna ad ogni capitolo un giorno della settimana. Il capitolo 1 si svolgerebbe quindi di giovedì, il 2 di venerdì, il 3 nella notte tra venerdì e sabato, il 4 di sabato e il 5 di domenica. Ve l'avrei detto lo stesso anche se ne avesse avuto un'implicazione pratica, ma fortunatamente una ce l'ha. Infatti, Carol al telefono menziona che il sacrificio della polizia avverrà settimana prossima. Quindi, se il capitolo 5 avvenisse in domenica, implicherebbe che l'evento avverrebbe nel 6 o nel 7. Questo in teoria però, perché c'è una cosa che non torna. Nel capitolo 4 infatti gli studenti non vanno a scuola e vanno invece a messa. Insomma, sembrerebbe proprio domenica, non sabato come afferma l'uomo dietro l'albero. Però comunque è plausibile che le cose che gli umani fanno la domenica i mostri le facciano il sabato. Vorrei dire che ne so io delle abitudini dei mostri. Bene, questo è tutto. Hasta la vista.